Se stai pensando di iniziare a fare lezioni online, allora questo è il video che fa per te. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video, io sono Rino e da qualche anno ho iniziato a fare lezioni di chitarra online. Con l'esperienza ho lavorato tanto sul come trovare un workflow efficace che permettesse all'allievo e all'insegnante di avere un ambiente di lavoro digitale che fosse quanto più vicino all'ambiente di lavoro reale. Inizio con lo specificare che le informazioni che troverete all'interno di questo video non sono settoriali ma sono applicabili a tutte le discipline, quindi a partire dalle lezioni di inglese, italiano, matematica fino ad arrivare a lezioni online un po' più complicate come quelle di musica che sicuramente necessitano qualche accortezza in più dato che oltre alla voce utilizzano il suono dello strumento. Per quanto mi riguarda credo che migliorare l'esperienza delle lezioni online possa portare benefici enormi, a partire dal fatto che ci aiuta a lavorare meglio, sicuramente con più serenità ed inoltre di farci scegliere rispetto alla concorrenza poiché sicuramente offriamo un servizio e un'esperienza più completa. In un ambiente confortevole che sia online o in presenza si insegna e si impara meglio e l'obiettivo di questo video è quello di darvi quante più idee affinché possiate migliorare il vostro setup senza spendere nulla. Se siete interessati a questo tipo di video io vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere mi piace in modo tale che io possa portare altri contenuti su questo argomento e magari lasciate un commento se siete interessati ad approfondire qualche argomento in particolare. In questi anni di lezioni online ho avuto modo di studiare tanto e di investire in nuova strumentazione che mi permettesse di fare delle lezioni online più efficaci, ma il primo consiglio che do a chiunque mi chiede delle informazioni è: impara ad utilizzare prima ciò che hai e poi investi in nuova strumentazione, poiché a volte non è soltanto la strumentazione a fare la differenza, ma sono le nostre conoscenze sulla strumentazione. In una fase iniziale dove non abbiamo mai fatto lezioni online, non ci siamo mai spinti oltre, sicuramente ci troveremo in una situazione in cui abbiamo un portatile, uno smartphone oppure un tablet, ma sicuramente non abbiamo accessori esterni, quindi partiremo da una configurazione di base. È importante conoscere semplici regole che fanno davvero la differenza, ma le prime due domande che dobbiamo porci sono: quali sono le principali difficoltà che incontriamo durante le lezioni online? E la seconda, quali sono le cose che ci mancano di più in un ambiente digitale rispetto ad un ambiente reale, quindi lezioni in presenza? Le risposte a queste domande ci fanno evidenziare i principali punti critici che andremo a risolvere e sono principalmente tre: la connessione ad internet, l'audio e il video. Connessione ad internet. Se le lezioni sono online si presuppone che la nostra connessione sia buona e affidabile. Ma come facciamo ad ottenere il massimo dalla nostra rete? Se il nostro dispositivo ha un ingresso LAN, allora la prima cosa da fare è sicuramente quello di connettere il nostro dispositivo attraverso questo ingresso e non la rete Wi-Fi, poiché ci permette di avere una connessione molto più stabile. Se invece il nostro dispositivo non ha un ingresso LAN e non abbiamo a disposizione un adattatore che ci permette di averlo, allora la cosa migliore da fare è quello di ridurre al minimo i disturbi del nostro Wi-Fi e di ottimizzare il carico della rete. Innanzitutto cercate di posizionarvi quanto più vicino al vostro ripetitore Wi-Fi o quantomeno in un punto dove il segnale sia forte. Fate in modo che durante le vostre lezioni non ci siano troppi scambi di dati, quindi provate a disconnettere quanti più dispositivi possibili, perché dobbiamo immaginare il nostro Wi-Fi come se fosse una torta e i nostri dispositivi come se fossero delle persone. Di conseguenza, se ci troviamo ad una festa e ci sono tante persone con una sola torta, sicuramente la torta verrà divisa in più parti, di conseguenza ne mangeremo di meno. Ha senso, vero? Sì, dai. Alcune cose possono sembrare scontate e banali, ma vi assicuro che fanno davvero la differenza. Audio. Troppe volte sento delle videochiamate in cui l'audio è una cosa del genere: ciao, come stai? Tutto bene? Dobbiamo fare lezioni in una stanza con poco riverbero, poiché la voce deve essere l'elemento principale. Se invece c'è troppo rimbombo, allora il nostro interlocutore non riuscirà a percepire una voce chiara e distinta. Per farla semplice, solitamente una stanza vuota suona con molto riverbero, invece una stanza arredata suona asciutta. Di conseguenza cercate di fare lezioni in una stanza che sia arredata con abbastanza mobili e se avete delle tende o tessuti in generale all'interno della stanza, ricordatevi che questi sono degli ottimi assorbenti che ci permetteranno di avere un suono molto più equilibrato. Un consiglio che vi posso dare è quello di testare la stanza con un battito di mani, semplicemente. Se il battito delle mani suona più o meno in questo modo, allora la stanza è troppo piena di riverbero.
Se invece il battito delle mani suona più o meno così, allora significa che la vostra stanza è ok. Non possiamo pretendere di trovare la perfezione, ma sicuramente ci possiamo impegnare affinché il nostro suono sia migliore. Piccolo off topic, se qualcuno se lo stesse chiedendo, questo bellissimo posto dove mi trovo è la Business School alla University of Essex. Da qualche settimana sono in Inghilterra e mi piace tantissimo questo fatto di girare video in giro per l'università. Passando al video, con zero budget dobbiamo fare molta attenzione a due cose fondamentali. La prima è la luce e la seconda è il posizionamento del dispositivo. Per quanto riguarda il posizionamento del dispositivo dobbiamo immaginare di fare lezioni in presenza. Facciamo in modo che il nostro dispositivo video sia all'altezza dei nostri occhi. In questo caso dobbiamo usare un po' di inventiva non avendo budget, quindi provate a prendere qualche dizionario, quaderni, libri oppure uno scatolo di scarpe affinché possiate rialzare il vostro dispositivo dalla vostra scrivania o il vostro tavolo di lavoro e possiate portare quindi il dispositivo video all'altezza dei vostri occhi. Ma per capire un po' di più questo discorso andiamo direttamente sul computer e vi faccio vedere un attimo la differenza. Quello che state guardando adesso è audio e video ripreso dal mio MacBook. Adesso ho il computer appoggiato su un piano. Ok, quindi la mia webcam non è all'altezza dei miei occhi, infatti se guardo all'altezza dei miei occhi, come potete vedere, avete una sensazione un pochino strana, di discomfort in un certo senso. Adesso invece andrò ad applicare un supporto sotto al mio computer che mi rialza la webcam e vi faccio vedere la differenza tra questo e questa. Guardate la differenza e soprattutto guardate come è molto più simile ad un ambiente di vita reale, sembra quasi che stiamo parlando e siete di fronte a me. Invece il fatto di avere la webcam verso il basso non vi consente di avere una prospettiva per la quale la persona che avete di fronte vi percepisce come un essere umano. Per quanto riguarda il discorso luci, la cosa più semplice da fare è quella di evitare il cosiddetto controluce. Evitate tutto in maiuscolo di fare lezione se dietro le vostre spalle c'è una forte fonte luminosa. In caso fosse notte, cercate di avere una lampada proiettata direttamente sul viso che produca una luce non troppo forte ma abbastanza diffusa. Anche in questo caso passiamo di nuovo sul Mac, così vi faccio vedere nel pratico la differenza tra una buona esposizione e un'esposizione contro luce. Eccoci, guardate la differenza tra questo tipo di inquadratura in cui sul mio sfondo ci sono delle luci molto forti e di conseguenza mi sfocano tutta l'immagine, e questo tipo di inquadratura qui, in cui il mio sfondo è ben illuminato, ma riuscite a percepire bene tutto quello che è presente senza alcun tipo di distorsione o sfocatura. Se seguite questi consigli di ottimizzazione sulla connessione, sull'audio e sul video, noterete un miglioramento evidente nelle vostre lezioni. E ricordate che spesso anche senza spendere soldi si possono trovare delle soluzioni efficaci, basta soltanto avere un po' di inventiva e curiosità. L'importante è sperimentare, investire il proprio tempo nell'ottimizzazione di quello che già abbiamo e trovare delle soluzioni che ci consentono di migliorare i servizi che offriamo. A questo punto voglio darvi qualche consiglio extra per l'ottimizzazione delle impostazioni dei vostri software di videoconferenza e prenderò in considerazione principalmente Meet e Zoom, ma lo stesso discorso è più o meno simile su tutti gli altri. Per quanto riguarda Google Meet, andiamo nelle impostazioni nella sezione video e abilitiamo regola l'illuminazione del video. Infatti, come ci dice, permette di vederti in modo più nitido se lo sfondo presenta una luminosità intensa, e qui ci riconnettiamo al concetto del controluce. In questo caso non risolviamo il problema, ma sicuramente Meet, attraverso la sua intelligenza artificiale, riesce a migliorare in parte questo problema. Un altro accorgimento che possiamo fare se la nostra connessione è stabile è sicuramente quello di modificare nelle impostazioni la risoluzione di invio e la risoluzione di ricezione. La risoluzione di invio la mettiamo al massimo, è uguale alla risoluzione di ricezione. Per quanto riguarda Zoom invece abbiamo delle impostazioni un po' più complete, quindi andiamo nella sezione video e ci assicuriamo che HD sia spuntato, e inoltre anche qui possiamo fare regola per luce scarsa e possiamo addirittura farlo manualmente. Come potete vedere
la mia webcam diventa molto più luminosa. Se invece non volete farlo in manuale, potete lasciarlo in automatico, che comunque il software da solo vi regolerà l'illuminazione scarsa. Se nelle vostre lezioni c'è l'utilizzo di uno strumento musicale o qualsiasi altra cosa che avete la necessità di sentire bene, allora a questo punto vi consiglio di modificare in bassa la sezione elimina rumore di sfondo, poiché altrimenti viene applicata una soppressione rumore e l'algoritmo del programma riconosce soltanto il suono della voce, non quello dello strumento, quindi impostate su basso se utilizzate uno strumento musicale. Un'altra modifica che vi consiglio di fare se state utilizzando lo strumento in una videochiamata è quello di togliere la spunta ad annullamento eco. Infatti, come potete vedere, Zoom ce lo definisce come impedisce acquisizione o creazione eco per migliorare la qualità dell'audio. Se non stai usando le cuffie o suonando uno strumento musicale, è consigliabile abilitare questa opzione. Quindi, se voi non state suonando uno strumento musicale, lasciatela abilitata. Se invece state suonando uno strumento musicale, allora vi consiglio di disabilitarla affinché non ci sia sempre questa soppressione di rumore. A questo punto credo che abbiate davvero tanti consigli su come ottimizzare le vostre video lezioni, ma ricordate che sperimentare è il consiglio più importante. Fatevi dare assolutamente dei feedback dai vostri studenti, poiché se loro in primis hanno dei bisogni non soddisfatti, allora è importante prendere nota e cercare di migliorarli affinché si possa creare una situazione quanto più confortevole possibile. Poiché, come ho detto già all'inizio, è importante creare l'ambiente reale anche se in un contesto digitale. Sono sicuro non sarà mai uguale alla realtà, ma perlomeno possiamo avvicinarci. Io vi ringrazio di cuore per essere arrivati alla fine di questo video. Se avete qualche consiglio extra o qualche dubbio, io vi invito a lasciare un commento, sono contento di rispondere a tutti, e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi al canale affinché io possa creare sempre dei contenuti migliori. Alla prossima!